Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un tagliandino, quindi olio e filtro aria, su questa Lancia Y 312 1200 8 valvole. Vi ricordo ovviamente prima di iniziare tutta l'operazione, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina, così rimanete sempre aggiornati, e mettere un bel mi piace se a fine video vi è piaciuto il lavoro. Procediamo subito, andiamo. A questo punto ragazzi vi faccio vedere i punti di sollevamento che ho utilizzato io. Ovviamente il mio garage è piccolo, quindi ho dovuto utilizzare dei punti che normalmente non vengono utilizzati. Quindi con il crick sono andato a puntarmi qui sulla nervatura principale del telaio. Come potete vedere, questa è la nervatura principale. Mi sono puntato all'incirca un po' più avanti di metà portiera per andare a posizionare il cavalletto. Qui questi sono i punti, questi e questo sono i punti di ancoraggio quando si va a utilizzare il ponte. Quindi io ho messo quello davanti qui in questo punto, mentre dietro ho cambiato leggermente e l'ho messo qui nel ponte posteriore, perché ovviamente l'auto è messa tanto di traverso e quindi se andavo a metterlo qui non vorrei mai che magari mi scappasse via, anche se di fatto non dovrebbe succedere, però per una maggior sicurezza l'ho messo lì. Vado ad alzare la stina dell'olio e a svitare il tappo lasciandolo così. Questo farà sì che ovviamente l'olio, una volta aperto in coppa, defluisca in maniera migliore. Ottimo ragazzi, siamo sotto il veicolo adesso e vi faccio vedere il tappo di scolo che si trova proprio di fianco allo scarico. Questo è il tappo e avremo bisogno di un esagonale da 12 che io ho già procurato, eccola qui. Mentre il filtro dell'olio lo andiamo a trovare in avanti, qui in questa posizione, dopo ve lo farò vedere meglio. Avviciniamo la vaschetta e iniziamo l'operazione. Mettiamo la vaschetta sotto e via. Ecco qui, e lasciamo scolare. Ovviamente poi dopo io abbasserò il veicolo per metterlo proprio in piano e scolare molto meglio l'olio. Vado a rimettere momentaneamente il tappo della coppa per spostarmi sulla sostituzione del filtro dell'olio. Sposto la tanica un po' più in qua e prendo la chiave a fascette, eccola. Con questa vado a stringermi e vado a togliere il filtro. Ecco, in questo caso è durissimo. Quando andate a sostituire il filtro non dovete stringerlo forte, perché sennò poi diventa veramente impossibile, come in questo caso, andarlo a togliere. Vado a svitare il filtro . Ottimo. Andiamo a lubrificare la guarnizione. Prendiamo dell'olio
lubrifichiamo. Questo sarà più che sufficiente. Ripuliamo ancora e siamo pronti per rimetterlo su. Perfetto. A questo punto non facciamo come chi ha fatto il lavoro in precedenza, ma lo andiamo a stringere a mano. Ecco, così sarà più che sufficiente. Se eventualmente voi non siete sicuri, prendete la chiave a fascetta e date proprio un po' di giro. Ok ragazzi, cosa che non avete visto, sono andato ad abbassare il veicolo per far scolare tutto l'olio in coppa. Ora vado a richiudere il tappo, quindi sempre 12 esagonale. Ok, tolgo il tutto e vado a dare una pulita con del brake spray. Asciughiamo il tutto. E direi che ci siamo. Adesso possiamo andare ad abbassare il veicolo e a fare il riempimento dell'olio. Andiamo. Oltre ai ricambi Bosch che abbiamo utilizzato per questo tagliando, ve li lascerò linkati in descrizione, andiamo a utilizzare questo olio, l'8100 X Clean della Motul. È un SAE 5W40 con varie specifiche Fiat, Ford, Opel e quant'altro Porsche, ma la cosa principale a cui noi ci interessa è la specifica ACEA che troviamo qui ed è C3, quindi compatibile per questa motorizzazione. Andiamo a aprire le confezioni ed andiamo a fare il riempimento. Vado a togliere il tappo e metto l'imbuto. Mentre vado ad aggiungere il primo litro d'olio, vi voglio dire che il motore, questo motore qui, tiene 2 litri.8. Io andrò adesso a mettere i primi 2 litri in modo veloce e poi andrò a fare l'ultimo andando a utilizzare le tacche che trovo qui nella confezione. Metto il tappo, facciamo girare il motore ed andiamo a ricontrollare la stina dell'olio. Procediamo. Verifichiamo il livello dell'olio. Il primo lo puliamo, andiamo a rimettere all'interno l'asta e ritiriamo su. Vediamo subito ed eccoci qui ragazzi, vedete? Il livello si trova qui, quindi perfetto direi. Ottimo. Ributtiamo dentro l'asta e adesso andiamo a sostituire anche il filtro dell'aria. Procediamo con la sostituzione del filtro dell'aria. Per farlo normalmente si dovrebbe smontare tutta la cassa filtro, ma in questo caso io andrò a utilizzare questo piccolo cricchetto elettrico. Se vi interessa una recensione ditemelo sotto nei commenti che andrò a farvela e vi spiegherò come funziona e quant'altro. Con questo andremo a togliere le 6 viti che sono da 7, andremo a toglierle e andremo a sostituire il filtro senza andare a togliere tutta la cassa filtro. Procediamo. Togliamo il filtro, eccolo qui. Adesso andremo a dargli una soffiatina e andiamo a cambiare il ricambio. Filtro nuovo ed andiamo a metterlo su.
semplicemente ci basterà premere e mandarlo in base. Si riallinea il tutto così. Vado a riprendere il cricchetto, lo giriamo, perfetto. Perfetto. Ok, direi che ci siamo. Ragazzi, adesso finito il tagliandino, ho fatto un veloce controllo dei livelli. Ovviamente io lo faccio sempre di default su tutte le macchine che faccio per appunto monitorare un attimino la situazione della macchina. Sono andato a fare il livello del liquido tergi, il livello del liquido del radiatore ed anche controllo del livello dei liquido freni. Ok ragazzi, siamo in prova, come vedete stiamo provando la macchina per vedere che non ci siano problemi di nessun tipo prima della riconsegna. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo, prima di andare a terminare il video, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così rimanete ovviamente sempre aggiornati su tutti i video che usciranno. Io adesso continuo il mio giro di prova e noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao ragazzi!